Ciao a tutti, oggi parleremo del Pangullic, non delle sue caratteristiche tecniche, bensì di come ottimizzare l'utilizzo di questo strumento all'interno dell'allenamento. Eccoci qua, con la voce schiarita e abbellita, Warm Body, Cold Mind. Il body di sicuro è warm, ve lo posso assicurare. Catti tutte, vaffanculo. Quindi il Pangullic o Campus Board. Se per caso interscambio un po' questi termini qui, non vi preoccupate, sappiate che parlo sempre della stessa cosa. È uno strumento amato da tutti gli smanettoni dell'allenamento per l'arrampicata. Per quanto utile ed efficace, può essere spesso un'arma a doppio taglio. Oggi analizzeremo quali sono le strategie migliori per approcciarsi a questo strumento di allenamento riducendo al minimo il rischio di infortuni. 6 è il numero perfetto e quindi 6 sono i fattori fondamentali da tenere in considerazione prima di utilizzare e durante l'utilizzo di questo strumento di allenamento. Quindi, primo punto, livelli di forza minimi. Per utilizzare il Pangullic non sono necessari livelli di forza minimi, essendoci la possibilità di utilizzarlo anche con lo scarico dei piedi sulle liste apposite. Tuttavia, se vogliamo ottenere il massimo da questo strumento, bisognerebbe avere un massimale di sospensioni attorno al 150% del peso corporeo e un massimale di trazioni che sia almeno alcune decine di chili sopra il proprio peso corporeo. E quindi se pesiamo 100 kg, 20 kg di sovraccarico non è proprio il numero fantastico a cui aspiriamo, mentre se pesiamo 40-50 kg il massimale può essere anche un po' più contenuto. Secondo punto, il riscaldamento. Risulta fondamentale prima dell'inizio di un allenamento al Campus Board eseguire un riscaldamento che non comprenda unicamente la parte generale per i grandi muscoli e le dita, ma che comprenda anche i gesti specifici che si andranno a svolgere durante un allenamento, regrediti per permetterci di approcciarci all'intensità degli esercizi veri e propri gradualmente. Ad esempio, se a programma ho un lancio a due mani dall'attacca 1 all'attacca 4, durante il riscaldamento posso iniziare lanciando inizialmente con l'assistenza dei piedi, successivamente lanciando sempre a due mani però a un'attacca più vicina, quindi ipoteticamente la 2. Una volta che mi sento confident sulla 2 provo ad andare alla 3 e una volta che mi sento confident sulla 3 potrò iniziare l'esercizio vero e proprio, che è quello per andare fino all'attacca 4. Se volete ottimizzare ulteriormente il riscaldamento potete tranquillamente scaldarvi, ovviamente gradualmente, però sull'esercizio che ritenete più traumatico, regredendolo ovviamente, in modo che poi quando affronterete gli esercizi meno traumatici siate già belli caldi e non dobbiate poi dopo riprendere il riscaldamento quando poi vi approcciate agli esercizi un po' più impegnativi. Terzo punto, lo stato di fatica. Quando ci si approccia a questo strumento di lavoro, diventa di primaria importanza la scelta del momento della seduta in cui si svolgerà l'allenamento al Pangullic. Essendo le richieste dal punto di vista fisico estremamente elevate, è fondamentale prediligere l'inizio dell'allenamento per l'allenamento al pan ed è quindi vivamente consigliato evitare di svolgere la seduta di pan al termine dell'allenamento, se preferite il termine da quest'altro lato, al termine dell'allenamento. O nel caso fossimo molto stanchi dagli allenamenti dei giorni precedenti, sarebbe consigliabile porre particolare attenzione durante lo svolgimento dell'allenamento oppure addirittura evitarlo totalmente. Quarto punto, capacità di controllo. La gestione del momento in cui si afferra una tacca diventa un fattore fondamentale per prevenire infortuni assai spiacevoli. Per questo, assicurarsi che durante l'esecuzione degli esercizi si riesca ad afferrare le varie liste in modo controllato e stabile vi aiuterà ad avere più margine in caso di affaticamento. Inoltre questo fattore è strettamente correlato con il primo, essendo la forza necessaria e determinante per mantenere un buon controllo sul movimento. Quinto fattore, 5, ve lo posso dire in un sacco di lingue. Senk, Piat, 5, basta, sono un sacco di lingue. 5, però è banale. Ok, quindi punto numero 5, dimensioni delle tacche. Per tutti e soprattutto per i neofiti
Se si utilizza un pan con un'inclinazione standard, che quindi solitamente è 20 gradi, svolgere gli esercizi su tacche più piccole di 20-30 mm, potremmo anche dire 25-30 mm, diventa più un inutile rischio piuttosto che un ottimo allenamento. Questo perché, data la propensione che si ha ad afferrare le prese di piccole dimensioni in posizione semi-arcuata, diminuendo la dimensione della tacca aumentiamo parecchio la probabilità di generare qualche infiammazione inaspettata, perché noi sappiamo che soprattutto le pulegge subiscono molto più sovraccarico quando si è in posizione semi-arcuata piuttosto che di testa stese, o nel peggiore dei casi qualche lesione alle strutture delle nostre mani. L'ultimo fantastico punto, che è il numero 6, si riferisce alle necessità specifiche di ogni atleta. L'allenamento al Pangullic non sempre risulta essere la migliore scelta di allenamento. Ad esempio, per i neofiti, dove sarebbe molto più proficuo investire tempo su altri aspetti dell'allenamento, piuttosto che sulla capacità di esprimere potenza senza l'aiuto della spinta delle gambe, e lo stesso può valere anche per i soggetti che iniziano ad allenarsi in modo strutturato. Pur avendo livelli di forza sufficienti, non è detto che le altre strutture, e quindi come abbiamo visto prima, tendini, legamenti, capsule, abbiano la capacità di gestire degli stress di questo tipo. In tal caso che cosa è consigliato? Prima fare un periodo introduttivo in cui preparo i miei tessuti, mi assicuro che riesco a tollerare dei buoni volumi di lavoro, e poi introdurre questo strumento in un secondo, terzo o quarto o quinto o sesto momento, sesto come i 6 punti. Questa è una semplice panoramica dei fattori da tenere in considerazione prima di iniziare l'allenamento al Pangullic. Se avete domande su questi o su altri fattori che non abbiamo citato, scriveteci nei commenti e fatelo, perché io ho visto che guardate i video e non scrivete nei commenti. Saremo felici di confrontarci con voi e fare anche 2 chiacchiere magari. Quindi se volete vi lascio il mio numero in sovraimpressione. No, non è vero. Però lo potete trovare sul sito. Ci vediamo al prossimo video e se siete interessati ad altri contenuti potete venire a trovarci sul canale. Lo trovate, non vi preoccupate, lo state guardando. Al prossimo video!